Una location un po' strana, siamo nella camera dei giochi di mio figlio e oggi vi voglio mostrare cosa mi sono inventato per dargli la paghetta energetica. Ma ovviamente questo video non è soltanto per chi ha i figli e vuole fare le paghette, ma è una buona base, un buon studio per capire come funziona l'energia solare, come si può utilizzare una power station e quante cose ci si può veramente inventare. Nel caso specifico qui abbiamo tante cose energivore, abbiamo una TV OLED della LG, abbiamo una PlayStation 5, abbiamo qui il nostro Onkyo, che è l'amplificatore stereo, abbiamo la Bluetti ovviamente, più tutta una serie di ammenicoli vari tra luci, lucette, eccetera, che mio figlio accende sempre alla sera quando vuole giocare con la PlayStation. Io avevo diversi obiettivi. Il primo è insegnare a mio figlio un po' il risparmio energetico nel complesso, quindi i concetti di watt ora, watt come picco, capacità di una batteria, come funziona l'inverter, tutto, diciamo, tutti argomenti che nella vita quotidiana ormai ci troviamo ad affrontare. Ma devo fare subito una cosa prima che vada giù il sole, perché vi faccio vedere come andiamo a ricaricare questa power station. Oggi è stata una giornata bellissima, c'era il sole, siamo in dicembre, ma comunque abbiamo un pannello solare fuori, messo a circa 80-90 gradi, che ci produce circa 30-40 volt e visto che ha 450 watt di potenza, con il sole basso come abbiamo adesso, riesce comunque a sviluppare ancora della corrente, della potenza, dell'energia. Il cavo a cui è collegato è questo qui, quindi la prima cosa che adesso vi farò vedere è come ricarichiamo questa power station con l'energia solare, quindi in una forma assolutamente gratuita. Ed eccoci qua sulla power station, la nostra Bluetti. In questo momento abbiamo l'impianto acceso, era sotto carica fino a circa mezz'oretta fa, come vedete abbiamo già consumato un 4% di energia, ma qui ho il cavetto con i nostri pannelli solari, quindi se noi andiamo al DC PV input, facciamo così, aspettiamo un secondo e l'energia comincia a fluire all'interno della nostra power station. Ci sarà sole ancora per un po', comunque sono sicuro che riusciremo a portarla al 100%. Con questi 200 watt che andiamo a mettere adesso dentro nella power station, ne stiamo tirando fuori 225 e quindi chiaramente non riusciamo a ricaricarla. Riusciamo in questo momento semplicemente a dare l'energia che lei va a consumare. La power station è comunque collegata con un cavo. Vedete, questo è l'ingresso della power station e questo cavo è collegato a una presa intelligente, che è questa qua. Se io voglio, posso attivarla, ovviamente la attivo con il wifi, è collegata al router e automaticamente vado a ricaricare la power station sia con i pannelli solari, per quello che riescono a dare, più 840 watt che vengono prelevati dall'impianto di casa. In questo modo, se devo premiare mio figlio, o perché magari ci sono troppi giorni di brutto tempo, è abbastanza semplice. Col mio telefono posso attivare la presa e il tutto funziona. Ci sono altri risvolti molto interessanti che adesso vi racconterò, perché questo sistema mi permette di ricaricare la power station nelle giornate soleggiate, quando proprio c'è il sole, e utilizzare l'energia accumulata all'interno della power station per alimentare, in questo caso TV, Play 5, eccetera, ma potrebbe essere anche un frigo o qualsiasi altra cosa, come per esempio anche un forno. Anzi, direi che il forno è proprio uno degli utilizzi migliori che si possa fare con questo sistema. Vediamo insieme un po' di calcoli, un po' di studio su quello che abbiamo realizzato lì nella cameretta di mio figlio. Mi aiuterò con delle schede, così vi sarà ancora tutto molto più chiaro e potrete anche rivedervele se qualcosa vi sfugge. In inverno la matematica purtroppo non mente ed è una situazione abbastanza disastrosa.
nuvoli, luce, poca, bassa, la foschia, tutto incide nella produzione nostra solare. Ovviamente questo riguarda la nostra power station, ma può essere estesa a qualsiasi impianto solare. Se non riusciamo a caricare il nostro pacco batterie, in questo caso della power station, domani la PlayStation non funziona. Questa appunto non è cattiveria, è la gestione delle risorse. Ragazzi, benvenuti nel mondo dell'off-grid. Allora, vediamo un attimo i numeri di questo impianto. Il pannello solare abbiamo 450 watt con una Vmax, la tensione diciamo senza carico del pannello solare, di 32,9 volt. La power station è la Bluetti Elite 200 V2. Dopo guarderemo un po' le caratteristiche. Cosa andiamo a utilizzare per consumare questa energia che andiamo a produrre dal nostro sole? Una TV, una PlayStation, un impianto audio, vi dirò anche qualcosina di più perché abbiamo le luci, abbiamo un po' di cose ancora che ha aggiunto, quindi il minimo sono 230 watt, in realtà vi dico che siamo intorno ai 300. E abbiamo anche però un accessorio che dopo diventerà molto importante, che è la presa smart. Alla fine vi mostrerò come si installa, è veramente semplicissimo e questo potrebbe essere una soluzione ideale per tantissime situazioni. Allora, parliamo adesso dei singoli componenti. Pannello solare. È un pannello solare classico, quelli che si trovano anche dall'Eroy Marlin per intendersi. 450 watt in vetro, abbastanza grande, sono 172 cm x 113 se non sbaglio, arriva a una tensione di 32,94 volt e attenzione perché d'inverno le tensioni massime a circuito aperto dei pannelli solari possono essere maggiori che d'estate. Questo perché il pannello è più freddo. Il calore, il sole, quando il pannello solare è caldo, tende a far abbassare queste tensioni. D'inverno invece si alzano. Quindi attenzione a controllare sempre l'input massimo dei nostri controller solare MPPT o in questo caso l'ingresso della nostra Bluetti. Noi qui non abbiamo problemi perché lei accetta fino a 60 volt, quindi siamo molto lontani da quello che è il massimo. La corrente di cortocircuito è 13,66 A. Questo vuol dire che è la massima corrente che può generare questo pannello solare. Anche in questo caso siamo assolutamente dentro i parametri perché la power station arriva fino a 20 A. Cosa vuol dire? Che nel nostro caso la power station sarà in grado di assorbire tutta l'energia che viene prodotta dal nostro pannello solare. Parliamo però un attimo dell'esposizione. Io ho scelto un'installazione sul terrazzo, quindi vicino alla cameretta. È un'installazione col pannello solare verticale. Per farvi un esempio, se questo è il pannello solare, l'ho messo così, rivolto verso sud. Quindi non è nella classica posizione del tetto, quindi 30 gradi, ma verticale. Farò un video su questo perché aumenta tantissimo la produzione energetica d'inverno con i pannelli in verticale o molto inclinati rispetto alle superfici orizzontali o poco inclinate. Quindi se avete un camper e avete un grande pannello solare sul tetto, non aspettatevi grandi produzioni d'inverno, a meno che non riusciate a inclinarlo e rivolgerlo quindi verso l'orizzonte. Io abito al nord Italia, quindi l'altezza massima del sole sull'orizzonte, adesso siamo in dicembre, è intorno ai 22-25 gradi se non sbaglio, è pochissimo. Quindi teniamo il pannello bello verticale e vedrete che i risultati saranno notevoli. Ho fatto proprio un impianto, cioè l'impianto di casa mia l'ho modificato un mese fa e ho aumentato del 30% la produzione. Sarà un video anche questo sul canale che vi potrà sicuramente interessare. Quindi pannello esposto a sud e bello verticale. Abbiamo fatto un po' di calcoli io e mio figlio. Ore di luce utile. Siamo 4-5 ore. La finestra è stretta, parte dalle 10 di mattina e arriva fino alle 2 e mezzo, alle 3 del pomeriggio. Questo è l'arco in cui abbiamo la luce, il sole. Il picco solare equivalente vuol dire 2,8-3,2 ore. Questo è il momento in cui effettivamente il pannello riesce a produrre, il resto sono veramente briciole.
La resa reale di questo pannello 450 watt che abbiamo recuperato proprio monitorando i dati è di 280 wattora, 300 wattora per ogni 100 watt installati. Questo vuol dire che il nostro pannello da 450 watt in una giornata di sole cristallino ti riesce a regalare, diciamo così, 1,2 kWh. È poco? È tanto? Io direi che, considerando inverno, non è niente male. Stiamo parlando di un pannello. Se io ne avessi 10, riesco a buttare dentro 12 kWh. È tanta roba per dicembre, ma riusciamo ad avere questi risultati solo con i pannelli alzati. La media giornaliera, ovviamente, è più bassa. Parliamo di un mix tra sole, nuvole, pioggia, tutto quello che riguarda la nostra zona. Il picco solare, quindi, di media si abbassa, è di 1,2-1,6 ore e questo vuol dire 400 wattora, 480 wattora, 650 wattora per un pannello solare installato come il mio da 450 watt. Adesso valutiamo un attimo la Bluetti. La potenza di uscita in 230 volt è di 2600 watt continui. Possiamo arrivare a un picco di 3600 watt. Dopo vi dico perché sono importanti anche questi valori, non nel caso della PlayStation e della TV ovviamente, ma se dobbiamo utilizzare la Power Station per altre cose, frigo, lavatrice, forno. Vedremo nel dettaglio quali sono gli usi migliori. La capacità della batteria interna sono 2 kW e 73 Wh, quindi circa 2 kWh. La potenza massima di ricarica solare è di circa 1000 watt, 60 volt, 20 ampere massimi come valori. La ricarica si può fare anche con l'alternatore, nel caso siamo in un camper, arriva a 96 watt se alimentiamo a 12 volt, ma queste sono cose che interessano relativamente a noi. Andiamo subito alle cose più importanti. Il consumo dell'inverter, quando è acceso, intendo, della Power Station, che è 10 watt-ora, 10 watt continui, sono 10 watt-ora in pratica, e ha anche un'applicazione per il controllo remoto, che dopo vi mostrerò che io ho sul telefono. Quali sono quindi i valori importanti? La potenza d'uscita massima per poter valutare che elettrodomestici possiamo attaccarci sicuramente, la capacità della batteria interna, quanta energia possiamo accumulare e anche la potenza massima di ricarica. Io non posso su questa Power Station mettere 10 pannelli solari, o meglio, posso anche farlo, però non riuscirò ad assorbire più di 1000 watt, questo nella migliore delle ipotesi. La corrente, quella che genera il pannello solare, la corrente, è un elemento che la Power Station può gestire molto facilmente. Sarà lei a decidere quanta corrente prelevare. Se io metto tanti pannelli solari in parallelo, lei si fermerà al suo massimo, ai 20 ampere, non preleverà di più, ma non succede nulla. Non si bruciano né i pannelli né la Power Station. In compenso, ho la possibilità di produrre energia anche quando le giornate sono brutte, con il nuvolo per esempio. Quindi se io avessi più spazio e metto 2 pannelli solari in parallelo, non in serie perché vado oltre con la tensione massima, posso raddoppiare la potenza d'uscita dei pannelli solari quando questa non è già al massimo. Nel nostro caso riusciamo con 450 watt, 450 sono e non arriviamo ai 1000 watt, quindi posso metterne 2 in parallelo, ma se io voglio posso metterne anche 5 in parallelo. Adesso vediamo quant'è la durata della nostra Power Station una volta che carica. Abbiamo detto che il consumo della TV, della Play, si aggira intorno ai 260-300 Wh. Siamo stati un po' più alti. La capacità batteria interna della Bluetti è 2,73 kWh. L'uso normale di mio figlio, diciamo che lui è un giocatore accanito e lo limito, è circa di 2 ore al giorno, quindi 300 Wh volte 2, 600 Wh. L'autonomia con la Bluetti è di 2073 Wh diviso 300 Wh, quindi
uguale 6,9 ore. Bisogna sempre ricordarsi che in questi valori bisogna aggiungere quei famosi 10 watt ora che consuma la Bluetti, l'inverter della Bluetti. Noi quando accendiamo la C della Bluetti, lei inizia a consumare poco, ma consuma. Ed è anche importante capire in quanto tempo vado a ricaricare per poter dopo giocare. Il pannello solare, sole pieno, mi dà circa 1,2 kW al giorno, kilowattora, stiamo sempre parlando. Il pannello solare però nella media invernale mi dà 500 Wh al giorno. Tempo di gioco, quindi, con un giorno normale, 500 Wh diviso 300, 1,66 ore di media. Come vedete, con un sole medio in dicembre, mio figlio, se dovesse giocare tutti i giorni, e se tutto rimane stabile, non potrebbe andare oltre l'1,66 ore. Quindi cosa vuol dire? Magari un giorno può giocare di più e magari il giorno dopo dovrà limitarsi, perché sennò rimarrà senza energia. E questo insegnamento è una cosa molto importante perché abitua anche i propri ragazzi a valutare le disponibilità, non soltanto le quantità assolute. A volte è meglio rinunciare a qualcosa oggi per avere qualcosa di più domani. La ricarica completa della Bluetti, una volta che l'ha scaricata completamente, sempre nella media parliamo, è di 2073 Wh diviso 500 Wh giornalieri di questo pannello, uguale 4 giorni. Se lui la consuma completamente, ci vogliono 4 giorni per ricaricarla completamente. Ovviamente questo sistema può essere trasportato sugli altri elettrodomestici. Cosa consiglio io? Cerchiamo di utilizzare elettrodomestici che non siano sempre accesi. Faccio l'esempio pratico. C'è il forno che noi lo andiamo a accendere in momenti precisi della giornata e questo vale anche per la lavatrice, per le lavastoviglie, per le piastre elettriche. Non occorre che alimentiamo un forno durante la notte se siamo a letto e stiamo dormendo. Quindi possiamo spegnere completamente la nostra Power Station. Attenzione, prima non ve l'ho detto, la Power Station si ricarica comunque, anche se è spenta. Lei quando sente l'energia che arriva dal nostro pannello solare, attiva la sua parte di controller solare e si ricarica. Se noi la teniamo spenta, lei si accende e si ricarica. Quando va via il sole e non c'è più energia su uno degli ingressi della Power Station, lei automaticamente si spegne. Abbiamo detto cerchiamo di utilizzarla per i carichi che non consumano sempre. Questo è l'esempio del forno. La Bluetti ha 2073 Wh. Il nostro forno, quello che ho a casa io, consuma 1500 watt nella impostazione in cui lo uso io. Quindi 2073 Wh diviso 1500 watt, che è il consumo del forno acceso, fate attenzione, corrisponde a 1 ora e 23 minuti. Ma il forno di media consuma di meno, perché non è mica sempre acceso. Sarà acceso per un periodo all'inizio per raggiungere la temperatura che ho impostato, 150-160 gradi, quello che è, e dopodiché andrà a spegnere e accendere la resistenza con una certa frequenza. Questo vuol dire che nell'uso normale, nella media, consuma circa 1000 Wh, quindi non i 1500 watt di picco, 1000 watt all'ora di media. Quindi 2073 Wh diviso 1000 Wh ho un utilizzo del forno di 2 ore, che è perfetto, perché io normalmente oltre l'ora e mezza, l'ora e 40 non vado mai. Quindi con la mia Power Station posso alimentarlo tranquillamente. E il frigo? Un'altra cosa che mi viene chiesta spesso, perché magari abbiamo il camper, perché magari abbiamo la barca, oppure semplicemente vogliamo staccare il frigo dai consumi energetici di casa. Beh, qui il problema non sta tanto nel consumo di picco, perché il frigo consuma molto meno, ha un consumo medio di 30-50 Wh, anche se il picco può essere di 150, 120, 180 a seconda del frigo. Il compressore però ha bisogno di avere sempre questa energia. Il frigo si accende e si spegne tantissime volte durante il giorno. Io ho fatto un test sul mio, anzi
posso anche mostrarvi dei grafici che riguardano il mio impianto solare e vedrete quante volte ci sono i picchi del mio frigo. Questo si traduce come? In un'autonomia della nostra power station di circa 30-40 ore. Ma su 30-40 ore sappiate che 30-40 volte 10 ampere ora, che sono i consumi del nostro inverter della power station, vuol dire circa 300-400 watt ora buttati via solo per l'inverter, cosa che non succede se noi andiamo a accendere e spegnere la power station tutte le volte che usiamo il carico. Se io la uso con il mio forno e ho l'accortezza di accenderla, usarla e dopo spegnerla, questo consumo di 240 watt-ora al giorno lo elimino. Se voglio attaccarci un frigo, sarò costretto a lasciarla sempre accesa. E questo può essere un problema, nel senso che ho questo consumo fisso, 240 watt-ora ogni giorno. Se ho pannelli solari a sufficienza, ne ho tanti, riesco a produrre sempre, il problema non sussiste. Se invece il pannello solare, come in questo caso, è uno solo, buttar via 300-240 watt-ora al giorno, quando magari ho una ricarica di 350-400 watt-ora, capite bene che non va bene. Ora vi mostro come funziona questo tappo, ce l'ho qui in questo momento la sua scatoletta, che è questa presa intelligente che uso per poter ricaricare la mia power station in certi momenti. E questa è un'altra piccola chicca che vi consiglio di prendere diciamo nota di questa idea, di questo concetto. Noi non paghiamo l'energia elettrica allo stesso modo di giorno o di notte. In Italia la quasi totalità dei contratti ha due tariffe diverse. Se io utilizzo la ricarica della mia power station, mettiamo da parte i pannelli solari, facciamo finta che voi i pannelli solari non li installate, non avete il posto per metterli, per farvi un esempio, ma ricaricate la power station di notte e usate quell'energia durante il giorno, funziona tutto benissimo, nel senso che avete comprato quell'energia a un costo minore e la state utilizzando di giorno in cui normalmente l'energia costa di più. Adesso ho preso un interruttore, anzi una mini presa smart wifi nuova, perché voglio aggiungerla anche in garage. Mi trovo veramente molto bene con queste prese smart. Questa è leggermente diversa, ma il concetto è sempre quello. Abbiamo un interruttore che possiamo accenderla e spegnerla direttamente senza il comando sul telefonino. Qui abbiamo anche il QR code per andarci a scaricare il setup, qui abbiamo le istruzioni. Trovate l'app Tapo in App Store, io ce l'ho già, seguite le istruzioni sull'app, andremo a mettere in funzione anche questa presa. Comunque per caricare le power station questa è una figata, funziona veramente molto bene. L'interruttore per accenderla e spegnerla quando è attaccata sulla corrente, e io dovrei avere qui già la sua applicazione, vediamo subito, sì, eccola qui, Tapo, io vado direttamente al login, avevo il robot infatti aspirapolvere. Adesso colleghiamo questa a una presa di corrente e finiamo il setting. Ha iniziato a lampeggiare, quindi andiamo su aggiungi dispositivo, una presa, Tapo P105, che è questa. Sta lampeggiando, trovato, l'abbiamo inserita. La colleghiamo alla nostra rete, questa la metteremo in garage. Cosa facciamo qua? Possiamo dare anche un simbolo, riscaldamento, farà l'aggiornamento. Eccola qua. E con questo adesso
Posso accenderla o spegnerla. Poi c'è un'altra implicazione molto importante. Molto spesso i contratti in Italia hanno dei limiti di utilizzo molto bassi, parliamo di 3,5 kW, 3 kW a seconda dei contratti. Bene, se noi abbiamo questa power station e la colleghiamo per esempio al forno, noi ci svincoliamo da quei 3,5 kW. Nel momento che uso il forno, io posso usare anche la piastra elettrica. Utilizzerò la piastra elettrica con l'alimentazione di casa normalmente e il forno con l'alimentazione della power station. In questo modo ho i miei 3,5 kW della casa più altri 2,5 kW, quello che è della power station, per avere più accessori, più elettrodomestici accesi contemporaneamente. E questa è una cosa non da poco. Vi posso assicurare che, per esempio, in dicembre, quando ci sarà la cena di Natale, io tendo a fare sia la cucina, tutte le luci accese, sia il forno e spesso anche la lavastoviglie. Man mano che cambio i piatti li metto subito in lavastoviglie e li lavo. La lavastoviglie più il forno più le luci di casa mi creano non pochi problemi. Con la Power Station risolvo anche questo aspetto. Ma questi sono dettagli che andremo a vedere in un altro video più avanti. Grazie mille per l'attenzione e ci vediamo presto sul canale.